quanto pare Microsoft si è svegliata. A dire il vero, sulle prime non ci volevo credere neanche io, quindi ho voluto fare un bel po' di prove anche abbastanza accurate e piuttosto severe prima di presentarti questo tool che però, devo dire, mi ha davvero piacevolmente sorpreso. Come certamente ricorderai, ti ho già parlato di vari programmini e di vari metodi per ripulire il PC e per ottimizzarlo. Ma il mondo dell'informatica va veloce e da poco tempo Microsoft ha tirato fuori dal suo cappello a cilindro questo tool, questo programmino, che racchiude in un unico strumento delle funzionalità per la manutenzione, l'ottimizzazione, la sicurezza che, seppure sia ancora in versione beta, è già scaricabile e utilizzabile. Ci tengo a premetterti che l'ho già testato su varie versioni sia di Windows 10 che di Windows 11 e a parte non aver avuto problemi di nessun genere, l'ho anche trovato funzionale, veloce e soprattutto molto efficace. Insomma, sto parlando del nuovo Microsoft PC Manager, un tool che si promette di sostituire definitivamente programmi come BleachBit e CCleaner. A questo punto direi che non ci resta che andare a vedere come scaricarlo, installarlo, configurarlo e soprattutto come usarlo. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Ed eccoci qui. La prima cosa da fare, naturalmente, è procurarci il nostro tool. Quindi apriamo il nostro browser di fiducia, andiamo su Google e cerchiamo Microsoft PC Manager. Ok, non ci lasciamo spaventare dalle scritte in cinese perché essendo ancora in versione beta, cioè in versione provvisoria, questo tool è disponibile solamente in due lingue, inglese e cinese. Ma come sempre niente paura perché è facilissimo da utilizzare e la lingua assolutamente non rappresenta un problema. Apriamo questo primo risultato di ricerca che, come vediamo, appartiene al sito microsoft.com. A questo punto scegliamo la lingua che preferiamo, io scelgo inglese, non so se tu parli correntemente il cinese mandarino, ma altrimenti consiglio a te la stessa scelta e clicchiamo su Download. Attendiamo che il nostro file sia scaricato, lanciamolo, accettiamo di apportare modifiche al sistema e nel frattempo chiudiamo il browser. Ora dobbiamo accettare la licenza d'uso e cliccare su Install. Attendiamo il termine dell'installazione. Dovrebbe metterci un minutino scarso. Ecco fatto. Come vedi, sul desktop sarà comparsa anche a te l'icona PC Manager. A questo punto lanciamo il programma cliccando su Launch Now. Vediamo cosa promette di fare per noi questo meraviglioso programmino. Allora, la prima cosa che notiamo è che ci computa l'utilizzo di memoria e la quantità di file temporanei che vanno ad occupare il nostro hard disk. In questo caso su questa macchina risultano 0K perché la macchina era stata appena pulita con BleachBit. Se vogliamo comunque svuotare i file temporanei e ottimizzare l'uso della memoria, clicchiamo sul pulsante Boost. Il messaggio che ci compare è Performance Boosted, che vuol dire che la nostra performance, la performance del nostro computer è stata ottimizzata. Abbiamo poi una voce Health Check. Health Check serve a proteggere il nostro PC e a verificarne lo stato di salute. Clicchiamoci su. In questo momento sta ricercando la presenza di errori o problemi e ci propone una serie di azioni. Che cosa ci propone? Ci propone di pulire la cache di Windows, la cache del browser, di svuotare alcuni altri file temporanei che ha trovato, comunque poca roba in questo caso, di svuotare i log, cioè i registri di sistema, e di svuotare la lista dei file recenti. Inoltre, qui ci parla di potenziali problemi, questo potential issues. Che cosa significa? Che in questo caso lui rileva che il browser di default andrebbe protetto.
di cosa stiamo parlando? Il browser, come ho detto più volte, è il programma che noi utilizziamo per entrare e navigare in internet, quindi può essere Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox e così via. Quello di default è quello che noi utilizziamo come browser principale. Proteggere il browser principale significa che ci tuteliamo dal fatto che dei programmi messi in giro da malintenzionati potrebbero alterare il nostro browser di default, facendoci a nostra insaputa utilizzare dei browser che produrrebbero dei risultati nelle nostre ricerche diversi da quelli che ci aspettiamo e che ci porterebbero su siti sui quali noi non desideriamo andare. Quindi è sempre consigliato mettere il segno di spunta su Protect Default Browser. Poi abbiamo delle applicazioni di avvio che possiamo andare a disabilitare. Questo varia da computer a computer. Tu guarda le tue, se c'è qualche applicazione che non vuoi che venga avviata automaticamente, ti basta mettere il segno di spunta. Quando hai terminato puoi cliccare su Proceed ed ecco fatto. Puoi cliccare su Done e ci riporta alla pagina iniziale. Abbiamo terminato il check sulla salute del computer. Andiamo a vedere lo storage management. Che cos'è lo storage management? È sostanzialmente la possibilità di fare una pulizia profonda del computer, la possibilità di individuare file di grosse dimensioni che magari non ci servono e possiamo cancellare liberando molto spazio sul nostro hard disk, di gestire le nostre applicazioni disinstallando le applicazioni che magari non desideriamo più avere installate sul nostro computer per fare un po' di pulizia, e poi di utilizzare il sensore memoria, questo storage sense. Andiamoli a vedere uno per uno. Andiamo in Deep Cleanup e andiamo a vedere che cosa ci propone per la pulizia. Questo è una sorta di BleachBit semplificato che ci propone in automatico che cosa possiamo cancellare con tutta tranquillità. Possiamo aggiungere altre voci se lo riteniamo e cliccare su Proceed. Attendiamo il termine della pulizia e poi ancora una volta clicchiamo su Done. Quindi abbiamo terminato anche la pulizia profonda. Andiamo a vedere i file di grosse dimensioni. Per fare un esempio, io ho lasciato qua queste 5 ISO, che sono quelle che nello scorso video ho messo sulla pennetta che ho creato con Ventoi, che sono appunto file di grosse dimensioni, perché voglio vedere se riesce ad individuarli. Andiamo a cercare tutti i file più grossi di 100 mega e di tutti quanti i tipi. Via. Ecco qua. Mi fa vedere alcuni video e alcune immagini ISO. Per cancellarle cosa faccio? Le seleziono tutte e premo il tasto Canc sulla tastiera. Mi chiede se voglio eliminare definitivamente questi file che sono molto grossi. Gli dico di sì ed ecco fatto. Torniamo indietro e andiamo su Manage Apps. Qui ci mostra tutte quante le app installate sul nostro computer. In questo caso, come ho detto, questo programmino sostituisce BleachBit, quindi BleachBit per me non sarà più utile. Lo clicco e clicco su Disinstalla e quindi nuovamente su Disinstalla. Acconsento e parte la rimozione di BleachBit. Ecco fatto. E infine il sensore memoria. Che cos'è il sensore memoria? Il sensore memoria è una funzionalità di Windows che controlla lo spazio disponibile sul nostro disco rigido. Se lo spazio dovesse diventare troppo scarso, automaticamente va a svuotare file temporanei o altro in modo da rendere più efficiente il nostro sistema. Possiamo tranquillamente attivarlo e chiudere la finestra. A questo punto, ancora una volta, torniamo indietro e andiamo a vedere il process management. Che cos'è il process management? Va a vedere quei processi che sono in questo momento attivi sul nostro computer. Se ci sono dei processi che noi vogliamo terminare, ci basterà cliccare su End e quindi nuovamente su End. E verrà temporaneamente liberato quello spazio di memoria. Infine abbiamo Startup Apps.
Queste sono le applicazioni che vengono avviate automaticamente sul nostro computer. Se desideriamo disabilitarle, ci basterà spostare lo switch su off. Torniamo ancora una volta indietro e portiamoci qui in basso a destra sulla sezione Security. Il primo pulsante che vediamo, Scan, effettua una scansione del sistema alla ricerca di potenziali virus e minacce. Se dovesse rilevare qualche minaccia, ti proporrà il modo di eliminare la minaccia. Torniamo ancora indietro e andiamo a vedere Windows Update. Questo ci mostra gli aggiornamenti disponibili per il nostro computer. Se vogliamo effettuarli, ci basta cliccare su Update. Torniamo indietro ancora una volta e andiamo a vedere la Browser Protection, quello di cui ti parlavo prima. Adesso il nostro browser, che è Google Chrome, è protetto dal cambio. Nessun browser potrà sostituire Google Chrome a meno che noi non andiamo manualmente ad autorizzarlo. Ancora una volta torniamo indietro e guardiamo il pop-up management. Questo è un blocco dei pop-up con cui possiamo impedire la comparsa sul nostro sistema di finestre indesiderate. Mi spiace per la mia voce super raffreddata e per la durata di questo video, che magari sarà stato un po' più noioso rispetto al solito, ma ci tenevo davvero a spiegarti tutte le funzionalità di questo tool, perché secondo me andrà a sostituire i tool che ormai diventano più vecchi come CCleaner, come BleachBit, e pian pianino credo che Microsoft introdurrà sempre maggiori funzioni in modo da renderlo veramente l'unico strumento di riferimento per la pulizia e la manutenzione del computer. Detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.